Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial utilizzerò il Morris nella variante Selva. Troviamo delle sfumature di blu, verde e viola e inserti lurex un rosso rame. È un filato in misto lana composto dal 30% lana, 60% acrilico, 5% poliammide e 5% poliestere. Un gomitolo di questi pesa 100 grammi e misura 170 metri. Per lavorare è consigliato l'utilizzo dell'uncinetto dal 4 al 6, io in questo caso utilizzerò il 5,5. Prima di iniziare vi ricordo che se non lo avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi tutorial. Detto questo, iniziamo. Prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo una catenella. Allora, qui farò un piccolo campione, ma tutti i numeri che vi darò saranno del mio progetto originale. Quindi avviamo una catenella che sia un multiplo di 4. Nel mio progetto originale ho avviato 64 catenelle. Quindi, fatte le nostre 64 catenelle, portiamo la catenella tutta sul dritto e chiudiamo la prima con l'ultima, con una maglia bassissima. Quindi entro qui e chiudo con una maglia bassissima. Quindi io vado a fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e vado a ripassare tutte le 64 catenelle a maglia alta. Allora, ripassate tutte le 64 catenelle a maglia alta, ci chiudiamo nella prima, quindi nella terza catenella qui con una maglia bassissima. Entro e vado a fare una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, prendo la maglia quindi sotto, quindi le 3 catenelle la vado a prendere a rilievo, quindi entro da una parte, esco dall'altra e lavoro una maglia a rilievo. Filo sull'uncinetto, entro nella seconda e vado a fare una maglia a rilievo. Filo sull'uncinetto, passo dietro e la vado a prendere rilievo dietro, quindi 1, 2 maglie a rilievo dietro e 2 maglie a rilievo davanti e 2 maglie a rilievo dietro. Due maglie a rilievo davanti e 2 maglie a rilievo dietro, quindi completiamo tutto il giro. Arrivate alla fine, rimangono le ultime 2 maglie da lavorare a rilievo dietro, quindi 1 e 2. Quindi mi vado a chiudere qui nella prima maglia a rilievo davanti con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il terzo e ultimo giro riguardo il collo, quindi mi alzo con una catenella, prendo il filo, entro nella prima maglia qui a rilievo davanti, così, e la vado a lavorare a rilievo davanti, quindi vado a seguire gli stessi punti che ci sono sottostante, quindi 2 maglie a rilievo davanti e 2 maglie a rilievo dietro per tutto il giro.
Terminato il giro di maglia a rilievo, 2 maglie a rilievo davanti, 2 maglie a rilievo dietro, il secondo giro andiamo a fare il prossimo giro, quindi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia a rilievo davanti e vado e la lavoro a rilievo davanti. Vado a fare una catenella, salto una maglia di base e in quella successiva, quindi ne salto uno, in quella successiva entro e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Una catenella, salto una maglia di base, in quella successiva la lavoro a rilievo davanti. Ecco qua. Quindi maglia a rilievo davanti, salto una maglia, 2 maglie alte e una catenella naturalmente di separazione, quindi catenella, salto una, maglia a rilievo. Una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, in quella successiva la prendiamo a rilievo davanti. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto una maglia, in quella successiva vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Una catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una e la successiva la lavoro a rilievo, quindi proseguiamo per tutto il giro. Allora sono arrivata alla fine, ho fatto le 2 maglie alte, vado a fare la catenella e mi vado a chiudere nella prima maglia a rilievo con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il prossimo giro. Nel prossimo giro andremo a fare un aumento, quindi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, lavoro la maglia a rilievo davanti, vado a fare una catenella, entro nello spazietto tra le 2 maglie alte, quindi al centro, e vado a fare 3 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, entro per 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi abbiamo fatto un aumento, una catenella, filo sull'uncinetto, qui abbiamo la maglia a rilievo, la lavoriamo a rilievo, una catenella, qui le 2 maglie alte, entro al centro e vado a fare 3 maglie alte, quindi un aumento, 2 e 3. Una catenella, qui abbiamo la maglia a rilievo e la lavoro a rilievo. Una catenella, filo sull'uncinetto e andiamo a fare un altro aumento, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Ok, quindi proseguiamo per tutto il giro. Sono arrivata alla fine e mi vado a chiudere nella prima maglia a rilievo davanti, quindi con una maglia bassissima. Ok, abbiamo terminato il giro con 3 maglie alte. Di questi giri con 3 maglie alte ne andiamo a fare un altro uguale. Andiamo a fare il prossimo giro, quindi mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia a rilievo e la lavoro a rilievo, faccio una catenella, quindi vado a seguire il lavoro come lo vediamo, vado a fare la catenella, entro nella prima maglia e la lavoro a maglia alta, nella seconda maglia la lavoro a maglia alta e nella terza maglia vado a fare una maglia alta, così, una catenella, filo sull'uncinetto, la maglia a rilievo davanti, una catenella, qui ci sono le 3 maglie e vado a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e qui abbiamo la maglia a rilievo, quindi lavoro la maglia a rilievo. Ok, quindi proseguiamo per tutto il giro lavorando le 3 maglie, vedete le 3 maglie alte, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora,
Arrivati alla fine ho fatto la catenella, mi vado a chiudere nella prima maglia qui a rilievo con una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare un altro aumento, quindi ci partiamo sempre con una maglia a rilievo, quindi prendo il filo, entro, lavoro la maglia a rilievo davanti, poi vado a fare la catenella e vado a fare un aumento, aggiungo una maglia alle 3 maglie alte, quindi la prima la faccio qui, 2 maglie li faccio nella maglia al centro, 1 e 2, quindi abbiamo fatto un aumento, e la quarta la faccio qui. Vado a fare una catenella e vado a fare una maglia a rilievo davanti, ok? Quindi questo è il nostro aumento, dobbiamo aggiungere una maglia alle 3 maglie alte, quindi da 3 vanno a 4. Faccio una catenella e ripeto tutto nello spicchio successivo, quindi una maglia alta, al centro ne vado a fare 2, 1 e 2, una maglia alta, una catenella e maglia a rilievo. Quindi di questi giri di 4 maglie, una catenella e maglia a rilievo ne andiamo a fare 4, quindi andiamo a fare 4 giri con 4 maglie e una catenella e poi ci vediamo qui per continuare. Io naturalmente finisco questo e mi fermo perché sto lavorando su un campione. Allora, ho terminato il giro, mi sono andata a chiudere qui nella prima maglia rilievo davanti con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare ancora un aumento, quindi andremo a fare 5 maglie alte in ogni spicchio, quindi vedete che questo è il primo spicchio, il secondo spicchio, in ogni spicchio a posto di 4 maglie alte ne andiamo a fare 5, quindi ne andiamo a fare con 5 maglie alte, di questi giri con 5 maglie alte ne andiamo a fare 12 giri, quindi qui io ne farò uno perché ho un campione, ma nel mio progetto originale ho fatto 12 giri con 5 maglie alte. Vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia a rilievo e la vado a lavorare a rilievo, faccio una catenella e vado a fare 5 maglie in ogni spicchio. Quindi nella prima maglia vado a fare una maglia alta, nella seconda vado a fare una maglia alta e qui al centro, vedete qui, vado a fare una maglia alta e poi lavoro le 2 maglie che mi rimangono, 1 e 2. Una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia a rilievo e la lavoro a rilievo, vedete? Quindi in ogni spicchio andiamo a fare 5 maglie alte, faccio una catenella, prendo nella prima maglia, entro e vado a fare maglia alta, qui al centro entro così, vedete, entro l'uncinetto così e vado a fare una maglia alta e maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e lavoro la maglia a rilievo davanti. Ok, quindi proseguiamo per tutto il giro. Di questi giri ne andiamo a fare 12. Nel mio progetto originale ho fatto 12 giri con 5 maglie alte, ok? Quindi proseguiamo per 12 giri e poi ci vediamo qui per continuare. Arrivati alla fine ho fatto la catenella e mi vado a chiudere con una maglia bassissima nella maglia a rilievo. A questo punto andiamo a fare ancora un aumento, ma non a maglie alte, ma con le catenelle, quindi a posto di una catenella, quindi qui, quindi faccio la prima maglia a rilievo, a posto di una catenella ne andiamo a mettere 2, 1 e 2 catenelle, ok? Quindi ripetiamo le 5 maglie che troviamo sotto, 3, 4 e 5 maglie. Due catenelle, 1 e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e lavoro la maglia a rilievo. Ok, a posto di una catenella ne andiamo a mettere 2 e di questi giri con 5 maglie alte e 2 catenelle ne andiamo a fare 6, quindi completiamo 6 giri con 2 catenelle e 5 maglie alte e poi ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata alla fine, ho fatto le 2 catenelle, mi vado a chiudere nella prima maglia a rilievo con una maglia bassissima. Terminati 6 giri con 2 catenelle e 5 maglie alte,
quindi andiamo a fare il prossimo giro. Nel mio progetto originale ho fatto 3 catenelle e 6 maglie alte, ok, quindi 4 giri di 6 maglie alte e 3 catenelle. Faccio una catenella, entro nel primo punto a rilievo e lo lavoro a rilievo, 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, e poi vado a fare le 6 maglie alte, quindi 1 2, quindi nella terza maglia vado a fare un aumento, 1 e 2, le 2 maglie, lavoriamo le 2 maglie che ci rimangono, quindi abbiamo fatto, vedete, 6 maglie. Adesso vado a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoro la maglia a rilievo davanti, 3 catenelle e mi lavoro le 6 maglie, quindi vado a fare un aumento in ogni spicchio, quindi nella prima faccio una maglia, nella seconda vado a fare una maglia e nella terza, vedete, nella maglia al centro vado a fare un aumento, quindi 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, 1 e 2, quindi vado a finire con le maglie alte, poi vado a fare 3 catenelle, 2 e 3 e lavoro la maglia a rilievo, la prendo a rilievo così. Ok, adesso andiamo avanti per 4 giri facendo 6 maglie alte e 3 catenelle. Andiamo a fare l'ultimo giro. Per una taglia S io mi fermo al prossimo giro, quindi faccio il prossimo giro e mi fermo con i giri. Per le altre taglie trovate la scheda all'inizio tutorial, trovate la scheda sia per la M che per la L XL. Quindi vado a fare una catenella, entro nella prima maglia e vado a fare una maglia a rilievo, quindi questo per me è l'ultimo giro, quindi vado a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4 catenelle e vado a ripetere le mie 6 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 e 6 maglie alte. Adesso faccio le 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle e vado a fare una maglia a rilievo nella maglia a rilievo. Ok, quindi con 4 catenelle, vedete, ogni spicchio andiamo a fare 4 catenelle e 6 maglie, quindi andiamo a fare un giro completo di 4 catenelle e 6 maglie alte. A questo punto io metto da parte il campione e vado a prendere il mio progetto originale. Allora, ho preso il mio progetto originale, quindi io mi sono già posizionata dei segnapunti, vedete, da una parte e dall'altra, quindi ho lasciato, vedete, poi ho lasciato 1 e 2 spicchi, quindi ho fatto la seconda maglia di questo spicchio, ho messo i segnapunti, ho lasciato 1 e 2 spicchi, ok, per ogni manica. Quindi per quanto riguarda le misure, io a partire da questo punto a questo punto io ho 40 centimetri e come larghezza da questo punto a questo punto io ho 72 centimetri. A questo punto io non ho tagliato il filo, vedete, io ho terminato il giro qui e non ho tagliato il filo, quindi ripartiamo direttamente da qui. Prendo il filo sull'uncinetto, prendo la maglia a rilievo, quindi entro da una parte, esco dall'altra parte e lavoro la maglia a rilievo. Qui vado a fare 1 2 e 3 catenelle, entro in questa maglia alta e vado a fare maglia alta e poi nella maglia segnata dal segnapunti, quindi entro qui e vado a fare una maglia, passo, vedete, qui dove c'è il secondo segnapunti, qui dove c'è il secondo segnapunti, giro così e vado a fare una maglia qui nel segnapunti e una maglia accanto nella maglia accanto. Ok, quindi le catenelle,
3 catenelle e poi vado a lavorare, vedete, qui abbiamo la maglia a rilievo, quindi prendo il filo sull'uncinetto e vado a lavorare la maglia a rilievo. 1, 2 e 3 catenelle, poi vado a lavorare le maglie, vedete, le maglie alte, quindi lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, prendo la maglia a rilievo così e la lavoro a rilievo, 1, 2 e 3 catenelle e mi lavoro le maglie alte dello spicchio, le 6 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5 e 6 maglie e 6 maglie alte. Poi qui vado a fare le 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e mi vado a chiudere qui, vedete, nella prima maglia che abbiamo fatto, nella maglia a rilievo che abbiamo fatto, e abbiamo chiuso il giro, vedete, abbiamo unito questa parte, diciamo, del nostro poncio. A questo punto qui dobbiamo andare avanti sia da una parte naturalmente che dall'altra, quindi andare avanti sempre con gli stessi giri, quindi per quanto naturalmente per i centimetri che ci mancano per arrivare almeno qui al polso. E inizio un nuovo giro, quindi faccio una catenella, prendo il filo, lavoro la maglia a rilievo, poi vado a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, entro qui nella prima maglia e mi vado a lavorare le 6 maglie le 2 maglie, vedete, le 2 maglie. Poi abbiamo qui la parte, vedete, dove abbiamo unito le maglie, quindi una maglia l'ho fatta, quindi entro in questa maglia e vado a lavorare una maglia alta e poi vado a lavorare la seconda maglia alta, quindi vedete, ho lavorato le 2 maglie da questa parte e le 2 maglie da questa parte. Adesso faccio le 3 catenelle, 2 e 3 catenelle e vado a lavorare la maglia a rilievo, quindi questa maglia a rilievo, 3 catenelle e poi le 6 maglie, vedete, le 6 maglie dello spicchio, del primo spicchio, quindi abbiamo 2 spicchi nella manica, quindi lavoriamo le 6 maglie alte. Quindi lavorate le 6 maglie del primo spicchio, andiamo a fare 3 catenelle, lavoriamo la maglia a rilievo, le 3 catenelle e poi le 6 maglie del secondo spicchio, quindi lavoro le 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie e 6 maglie alte, le 3 catenelle e qui mi vado a chiudere, vedete, qui nella maglia a rilievo, la prima maglia a rilievo con una maglia bassa. A questo punto andiamo avanti con i giri sempre uguali, praticamente la manica è questa, andiamo avanti per i centimetri che ci mancano, quindi lavoriamo sia da una parte che dall'altra e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato le 2 maniche, vedete qui abbiamo messo i segnapunti, abbiamo ricavato la prima manica e anche dall'altra parte naturalmente, vedete? A questo punto andiamo a fare un piccolo bordino, quindi io volto il mio lavoro così, prendo il filo e l'uncinetto e vado a partire direttamente da qua, quindi qui abbiamo messo i segnapunti, vedete qui,
per ricavare la prima manica. Quindi abbiamo 6 maglie, quindi 1 2 3 4 5 e 6, quindi partiamo direttamente da questa maglia, quindi dove abbiamo messo il segnapunti. Quindi entro in questa maglia e vado a fare una maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto, entro 1 2 nella terza maglia, quindi tra la terza e la quarta, quindi 1 2 3 4 5, se abbiamo 6 maglie, quindi 1 2 3, tra la terza e la quarta entriamo al centro qui e andiamo a fare un ventaglietto. 1, quindi 2 maglie alte e una maglia altissima, 2 maglie alte, 1 e 2, quindi 2 maglie alte, una maglia altissima, 2 maglie alte, mi chiudo con una maglia bassa nella sesta maglia, quindi qui prima di arrivare, vedete, alle 3 catenelle, mi chiudo qua con una maglia bassa, vado a fare le 3 catenelle, quindi 1 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia a rilievo qui e la lavoro a rilievo. Le 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, vedete che qui ci sono lo spicchio delle 6 maglie, vedete 6 maglie alte, entro nella prima e vado a fare maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto, entro tra la terza e la quarta maglia, entro al centro e vado a fare il mio ventaglietto, quindi maglia alta, una maglia altissima, chiudo 2 e chiudo 2 e 2 maglie alte, ok, abbiamo fatto il nostro ventaglietto. Mi chiudo con una maglia bassa nell'ultima maglia alta, quindi maglia bassa, faccio le 3 catenelle e 3, ci si è fatto un nodino. Allora, le 3 catenelle, qui c'è la maglia a rilievo, la vado a prendere a rilievo, le 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, entro nella prima maglia dello spicchio, vedete lo spicchio di 6 maglie alte, quindi entriamo nella prima maglia e andiamo a fare una maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto, entro tra la terza e la quarta maglia al centro, entro e vado a fare il mio ventaglietto di 2 maglie alte, una maglia altissima, 2 maglie alte. Ecco qua. Quindi mi vado a chiudere nell'ultima maglia alta dello spicchio, quindi con una maglia bassa, vado a fare le 3 catenelle, qui abbiamo la maglia a rilievo, andiamo a fare una maglia a rilievo, 3 catenelle, mi chiudo qui in questo spicchio nella prima maglia, mi chiudo con una maglia bassa e poi al centro tra la terza e la quarta maglia vado a fare il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una maglia altissima, 2 maglie alte, con una maglia bassa ci chiudiamo nell'ultima maglia alta dello spicchio, con una maglia bassa, 3 catenelle, passo nel punto a rilievo, vedete nella maglia a rilievo vado a fare una maglia a rilievo, 3 catenelle e così continuo, vedete nella prima maglia dello spicchio mi vado a chiudere con una maglia bassa e poi vado a fare il mio ventaglietto, quindi entro qui e vado a fare 2 maglie alte,
una maglia altissima, facciamo di nuovo, quindi chiudo 2 e chiudo 2 e 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, quindi nell'ultima maglia dello spicchio mi vado a chiudere con una maglia bassa. Quindi continuiamo e ci fermiamo naturalmente qui con una maglia bassa, quindi continuiamo, facciamo le 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, maglia a rilievo, la prendiamo a rilievo, 3 catenelle, qui ci chiudiamo con una maglia bassa, andiamo a fare l'ultimo ventaglietto, quindi 1 2 3, il ventaglietto lo andiamo a fare qui, quindi maglia alta, maglia alta, maglia altissima, maglia alta e maglia alta. Ci chiudiamo qui, vedete, qui dove abbiamo messo il segnapunti con una maglia bassa, e così abbiamo finito anche questa parte. Adesso tutto quello che abbiamo fatto da questa parte lo andiamo a fare anche dall'altra parte, ok? Quindi completiamo anche l'altra parte. Taglio il filo, poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere, quindi chiudiamo così, questo lo andiamo a nascondere. Allora andiamo a completare anche l'altra metà, vedete, l'altra metà del nostro poncio, andiamo a completare l'altra metà e il nostro progettino è pronto per essere indossato. Bene, non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.